Perché fino a questo momento avevi fatto poche solitarie? Ma bella domanda. Non lo so. Non lo so, io credo che l'alpinismo sia tanto bello che viene impossibile non condividerlo con qualcuno. E questo è stato un po' uno dei miei pilastri nell'andare in montagna fino adesso, e quindi ho sempre voluto condividere questo, farlo con dei cari amici, perché questi momenti sono talmente belli e intensi che condividerli mi sembra ancora un modo per viverli ancora più ad alta intensità, ecco. Adesso sentivo il bisogno di prendermi un po' di tempo per me, forse perché ultimamente faccio tante cose, sono sovente impegnato e sentivo il bisogno di dire no, basta, adesso devo fare qualcosa per me. I met François more than 10 years ago, and since then told the story of his project many times. Vado raga, vai, vagliene. What I discovered is that behind his performance there is always a second layer. Ragazzi, E che vai? benissimo, anche bello. More relational, more personal, more connected to his personal history, something that can really inspire beyond his athletic performance. Vai là. Com'è? Ah, noi bene, tu? Benissimo, sono 7 minuti avanti. Mi sembra di fare praticamente nessuna fatica. E qui adesso che cosa ti aspetta? Adesso c'è la cresta della Perazzi con i suoi gendarmi, tenuti gendarmi della Perazzi. Bueno raga, ci vediamo. 10 minuti avanti, che male. Correre di notte nel vallone di Verra da solo, vedevo le prime luci che partivano dai rifugi, dall'Ambronecca, così è stato bello. La scintilla è scattata per tante cose. Sicuramente cercavo un progetto sul quale cimentarmi da solo, sentivo questo bisogno di andare in montagna veloce come piace a me, ma da solo, prendermi un po' di tempo per me. Dal momento in cui tu parti e sei da solo sulla montagna, puoi contare solo su te stesso. E io non ho mai fatto delle grandi solitarie nella mia vita, quindi banalmente ho pensato, ma per iniziare con una cosa così è meglio ritornare a casa e farlo dove sono cresciuto alpinisticamente, dove mi sono in un certo senso formato, dove sono maturato, ecco. Io ho lavorato per 6 estati al Quintino Sella e lì ho imparato a percorrere queste vie e quindi ho detto ma perché non tornare proprio lì per provare a esplorare questa nuova dimensione dell'alpinismo. Cima della punta Perazzi, adesso si continua su del Cassove, eccola lì. For this project, our plan was to use a GPS tracker. That gave us the opportunity actually to find François on a map on our mobile phone and then meet him along the way or find him with the drone. But that was not possible. François was moving so fast that
the small delay that you have in this process actually didn't allow us to find him, because we were always a little bit behind. And that was so surprising at the beginning, because I was thinking that it would be fairly easy to find Francois, but the dimension of the mountain and the speed of Francois made that impossible. When you don't find him where you expect him to be, you start to be worried. I know it sounds stupid, but when you work with an athlete of this level and in this kind of project, you are always a little bit worried. And when we were not able to find him, we were fearful that something could have happened. The fact is that the Montrose is huge. It's huge on a Himalayan scale almost. The terrain he was moving on was fairly easy for him, but still a wrong step, a loose rock, a small mistake could have meant for Francois a big fall. So, as it often happens, you're always concerned of what is going on, even more if you can get in contact with Francois. And we had this feeling during all project. It was an emotion that we could not get rid of. Fatta la Perazzi sono passato al Castor e lì, ma il ritmo non è calato, anzi, se posso dire, a sensazione avrei detto che è quasi incrementato, ma perché ho iniziato a divertirmi ancora di più. Sulla cresta sud del Castor mi sono proprio divertito, è stato proprio bello e sono riuscito a scalare tutti i tiri slegato da solo. Il tiro di quinto è stato divertente alla fine. Devo dire che mi piaceva sentirmi da solo e libero in quel grosso ambiente dove potevo contare solo su me stesso. La sensazione era bella. Più salivo più mi divertivo, quindi forse per quello che aumentavo anche un po' il ritmo, e arrivato in cima al Castor è stato un po' un ritorno alla vita, perché ho trovato tante cordate, tanti alpinisti e poi giù fino al Quintino Sella, dove si è aperta un'altra pagina, ecco. Cima del Castore, 4 ore e 50 e adesso si scende. Di qua tutto bene, tempo perfetto. Si continua. Io François l'ho conosciuto un po' durante le gare di sci quando eravamo ragazzini e poi l'ho conosciuto bene al Quintino Sella nel 2009, quindi un po' più di 15 anni fa. E lì è apparso esattamente come adesso, un ragazzo che ha solo voglia di combinarne, di ridere, di scherzare
non è che abbiamo dovuto passare tanto tempo assieme per conoscerci, per affiatarci, ma è stato un rapporto che è andato bene subito, no? Come se ti conoscessi già da una vita e ti ritrovi dopo un po'. Ed è stato lui, tra l'altro, uno dei primi a portarmi in montagna. Fare, tra l'altro, le vie che poi ha percorso lui durante il suo progetto. La nostra vita al Quintino Sella era molto varia e divertente, perché poi, avevamo 18 anni, quindi erano dei ragazzini in montagna, in un posto bellissimo, in un ambiente che è quello del rifugio, dove vedi tanti alpinisti passare e vivi in famiglia, perché poi il gruppo che si crea all'interno di uno staff del rifugio è quello della famiglia. Erano tanti lavori diversi, perché la mattina, che ne so, si facevano le camere, si andava a vedere l'acqua, si facevano dei lavori fuori, e al pomeriggio cominciavano ad arrivare gli alpinisti, fino a poi, diciamo che il clou era il servizio di cena, per poi farci 4 risate a fine servizio. Di solito François era un po' più addetto alla mattina ad alzarsi a fare le colazioni e scappare, andare a farsi un giro con le pelli fino al Castore, piuttosto che una corsa giù verso Bettaforca. Quintino Sella è un rifugio nel massiccio del Monte Rosa, si trova sul ghiacciaio del Felic, alla base del Castore e della catena dei Liscam, e per me è un punto molto importante, è un punto dove ho vissuto alcuni degli anni più belli della mia vita, dove sono stato accolto da loro come dentro di una vera famiglia. Ho conosciuto alcuni degli amici, anzi l'amico che più su tutti poi è diventato il mio miglior amico, il mio compagno di cordata da tanti anni, che è Emric, e da lì è tutto iniziato. Abbiamo iniziato a fare le nostre prime avventure, perché all'epoca erano proprio avventure, adesso che sono passati tanti anni e ci ripenso, e quindi è un posto speciale. Raga, com'è? Nel bene, tu? Bene, bene. Vado dentro a mangiare, eh? Ciao Ali. At the end of the morning, we had the opportunity to meet François again at Rifugio Quintino Sella. It was really a surprise the way he entered the hut as he was back home. Una tagliatellina al pomodoro fresco. Oh, mi Va fai, bene? Madonna, mi fai tornare nuovo. Pronti, grazie. Ciao Bueba! Ciao Rosy! Allora, bene? Bene, molto bene, fin qua. This is something I think very specific of François, that there is always an emotional connection with the people and the places he gets in touch with. And it was just amazing to look at François eating a huge plate of pasta, maybe the biggest plate of pasta I ever seen eaten by an athlete in the middle of a performance, and really enjoying it and talking with the people and enjoying the moment, even though it was in the middle of an extreme and extremely tiring performance. Poi chiedi a Lilly, io ho sempre mangiato tanto. Chiedi a Lilly. Lei mi ha sfamato per un bel periodo e può confermare tutto quello che sono in grado di mangiare. The time spent there was a part of the project itself. It was not about a record, it was more about feeling well in a place that you love, in a place that you can call home. Ciao. Ciao capo, grazie. Ciao. Ci sentiamo. C'era un caffè. Sì, per altri, è per me. Prendere un preso tutto.
I mean, this was a project about time, basically. How much altitude gain, how much distance I can cover in less time as possible. And still, for Francois, it was so important to stop and to enjoy that moment at Quintino Sella that it felt just right. And what I think is that the time he lost there, stopping, enjoying the moment, talking to people, gave him a real advantage on the mountain. La parte, diciamo, dal Quintino Sella fino in cima all'Iscam orientale è stata una parte sicuramente difficile. Ad ogni passo sei obbligato a pensare. Quando non pensi è perché sei sul ghiacciaio e lì sei in piano, allora puoi spegnere un po' il cervello. Lì ero stanco, ma capivo che potevo continuare, ma rispettando alcune regole. Ad esempio quella di rallentare e di cercare di tenere tutto il più sotto controllo possibile per prendere meno rischi, ecco. Vivo ai piedi del Monte Rosa, quindi ho giocato tanto sul Monte Rosa e ci lavoro tanto. Muoversi a quella quota velocemente, secondo me, è difficile da spiegare, perché bisogna avere il motore per farlo. Conta di più l'efficacia, secondo me, cioè il modo in cui lo fai. Non andare di corsa, perché se vai di corsa puoi tenere per un po', dopo un po' scoppi, ma fare i passi giusti, fare i movimenti giusti per mantenere il più possibile il tuo ritmo alto. E quindi è una lotta tra la tua voglia di andare veloce e la tua testa e il tuo fisico, e di cercare di trovare l'equilibrio giusto per non saltare per aria, ma tenere il più possibile. Quando ho saputo che ha realizzato questo progetto e che soprattutto che voleva farlo, ho avuto un po' di sentimenti contrastanti, nel senso che, vabbè, il giorno in cui l'ha fatto, apprensione, perché poi ci ha dato anche il link per seguirlo, e quella roba lì a me non è piaciuta tanto, perché alla fine passi la giornata al telefono a sperare che a sto punto non sia mai fermo ma che continui a muoversi, quindi se posso mai più. E invece da guida e da alpinista e da amico ho provato ammirazione, perché farlo in un tempo così veloce sicuramente è una performance bellissima, e tra l'altro, conoscendo bene il terreno, so cosa ha scalato senza corda, e quindi anche tanta ammirazione, perché è stato veramente bravo in certi posti. Come state, raga? Che gira. Testa che gira. Io, raga, la vedo così. Per fare la Dufour e andare almeno al Mantova mi servono 5-6 ore almeno. Secondo me là è sporco,
tra l'altro, perché la neve ti fa anche cagare. Quindi devo fare le cose veramente con calma. Cioè con calma, fatte bene. Devo anche avvisare il manto, perché vado. Vai. When you look at the numbers of this project, they are amazing on their own. The distance, the altitude gain. What is difficult to understand is the place. Francois spent the whole day above 4,000 meters. We were feeling sick waiting for him. We had headaches and we were feeling the effects of high altitude. But still, Francois kept on moving all day long as fast as he could. And Francois had to be really careful all the time because the terrain he was moving on was really steep and exposed. And I have to say that I've seen Francois achieving amazing things many times. Actually, what I never had the experience of is Francois being tired. It was the first time it was clearly visible on the monitor of my camera. Francois usually is moving fast and confident. On the last ridge, after he climbed the Crestaray and he was on top of Dufour, for the first time I saw Francois taking one step at a time, resting a second, thinking, and then taking the next step. This gave me some apprehension for sure, but also gave me the scale of the project I had the privilege to follow. Quando sono arrivato all'attacco della Crestaray mi sentivo stanco, però sapevo che potevo farcela. Cioè il fisico iniziava a patire, però la testa dentro di me aveva chiara l'idea che io posso arrivarci, cioè ce la posso fare. Quando sono arrivato in cima sulla croce in realtà ero contento, sì, però non avevo realizzato bene cosa avevo fatto e cosa stavo facendo. Ero concentrato, sapevo che la discesa non era facile, che non era finita. Dove veramente ho provato un senso di essere seduto in cima al mondo era durante la discesa, perché c'erano queste luci bellissime del tramonto, c'erano un po' le nuvole che andavano e venivano. Ho apprezzato il fatto di essere da solo lassù in quel momento, a quell'ora. Non mi era mai successo prima di fare tutti quei metri di slivello in una singola giornata. Ho riguardato anche i progetti del passato, ma a 6.000 non c'ero mai arrivato, ecco. Nemmeno quando ho fatto gli 8.000 in giornata, oppure quando ho fatto le 4 creste del Cervino. E poi la Dufour è stata difficile mentalmente, ero veramente stanco. Rarissime volte, forse mai, sono riuscito ad arrivare così a toccare i miei limiti. Lì ero stanco, ma capivo che potevo continuare, ma rispettando alcune regole, ad esempio quella di rallentare e di cercare di tenere tutto il più sotto controllo possibile per prendere meno rischi, ecco.
think to give a real perspective on this project, you need to know which kind of person is François. I think that for François, what was new and unexpected was being alone for so long. I know that François loves to climb with friends. And I think that this project was something completely new for François, not because of the numbers, not because of the distance, but because he spent most of the day alone. He really looked small and lonely up there, surrounded by clouds, wind. In that moment, the Montrose didn't look like a place comfortable and safe, as he felt before. Cosa mi ha dato questa lunga giornata, questa lunga cavalcata? È sempre difficile tirare le somme, forse la parte più difficile di un progetto. Sicuramente consapevolezza, tanta consapevolezza nei miei mezzi fisici e mentali. Mi ha dato tanto in termini di incontri, in termini di rapporti umani. È bello perché tu sei da solo, tu ti privi del calore umano, della vicinanza degli altri per tanto tempo, e quando li rincontri, quello che le persone ti possono darlo lo percepisci in maniera ancora più grande e ancora più forte. Ho demolito, ma finalmente sono alla Margherita. Questo progetto mi ha richiesto tantissimo. Non ho mai fatto una cosa così dura. Sono contentissimo, felicissimo. L'immagine secca che ho per riassumere questa giornata è quando ho rincontrato Damiano scendendo verso il Mantova sul ghiacciaio, perché da un certo punto di vista questo viaggio è come se l'avessimo fatto assieme, ma inseguendoci, senza mai trovarci. Te alla fine non mi lasci mai, cazzo. Grazie di cuore. Togliermi solo un attimo dal vento. Sì, ci sta. Che figata, sono troppo contento. Ti sei cercato tutto il giorno, ma finalmente ti sei ritrovato, e ti sei ritrovato nel posto più improbabile della Terra, in mezzo al ghiacciaio dell'Is alle 6:30 di sera. Però è stato un momento bello, è stato un momento dove si è calmato tutto in quel momento, non c'era più bisogno di correre, più bisogno di andare giù veloce. Sapevamo benissimo che tanto arrivare giù un'ora prima, un'ora dopo al Mantova non ci cambiava, il letto ce l'avevamo, pasto caldo anche, e quindi insomma c'era tutto quello per concludere al meglio una bella giornata.